me in your bed, I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine into. Nessuno si sofferma sul periodo di mezzo della vita, quello in cui il bruco lotta per diventare farfalla. L'adolescenza sembra essere un periodo fantasma occupato solo da un ingombrante soggetto, l'attesa. Eppure è il periodo che più lascia tracce nella nostra personalità. I dolori, le vittorie, le delusioni, le piccole e grandi conquiste, tutte le emozioni vissute. Dovremmo dare più importanza agli adolescenti, più valore, più rispetto. Sono loro, le farfalle che riempiono di colore il cielo del nostro futuro. Invece di dire "com'è andata a scuola", proviamo a dire "come stai?". Hanno bisogno di sapere che per voi conta il loro benessere prima del rendimento. Questa qui è la seconda parte della iniziativa delle esperienze che state facendo oggi. La prima è stata quella di orientering, cioè di orientamento, inteso come orientamento spaziale nello spazio. La seconda è quella di introduzione alla narrativa, alla scrittura. In realtà i due argomenti, per quanto diversi essi siano, per quanto diversi completamente sembrino, non sono così distanti l'uno dall'altro. Entrambi gli argomenti attengono a una disciplina che è quella della conoscenza. Per fare questo secondo intervento della vostra giornata ci sarò io, mi voglio presentare, io mi chiamo Mauro Vasta e avrò questo compito di fare una chiacchierata insieme a voi. Io sono contento di essere qui con voi, mi piace che voi siate qui con me, mi piace avere davanti a me questi ragazzi, queste facce, questi occhi. A me piace avere davanti a me la vostra età. La vostra età, parlerò della vostra età fra qualche minuto. Parlerò della vostra età, che è un'età
per quanto strano vi sembri sentirlo dire, fantastica, con tutti i problemi che ci sono, con tutte le difficoltà che avete e che io ricordo e che posso immaginare. Vi stavo dicendo che le due discipline di cui abbiamo fatto in qualche modo, vogliamo fare esperienza oggi, sono l'orientering, che è l'orientamento spaziale, e la scrittura, che è un orientamento diciamo spirituale interno, un'introduzione alla narrativa. Fanno tutte e due parte vi dicevo, della conoscenza. La conoscenza è ciò che ci rende consapevoli. Cosa significa essere consapevoli? Cosa significa essere consapevoli? Significa essere presenti a se stessi. Significa essere presenti a se stessi, cioè significa essere dentro se stessi. Noi non ce ne accorgiamo, ma la maggior parte delle azioni che noi facciamo sono azioni assolutamente meccaniche, facciamo delle azioni automaticamente. I momenti in cui noi siamo presenti dentro noi stessi non sono così tanti come voi immaginate. Nella vostra età questi momenti sono più frequenti di quanto non saranno in seguito. Quindi vorrei che questo lo teneste presente. Vorrei, in questo momento, che mi guardaste, e che vi concentraste sul fatto di dove siete, pensandolo come un momento in cui voi siete dentro voi stessi e siete in un posto che si chiama Bosco delle Fate, all'interno di una tenuta, diciamo, e che siamo partiti dal Mulino delle Fate. Non pensate che questo nome delle Fate è un nome inventato, che è stato dato perché, diciamo, per questioni di marketing. Si chiama così da un sacco di anni, da centinaia di anni. Questo qui è il Bosco delle Fate perché si pensava che un tempo qui ci fossero le fate. E voi dovete pensare che noi siamo ai piedi del Reventino, sapete che da dovunque voi veniate il Reventino è un posto che sta sopra le vostre case. È un massiccio il Reventino che comprende sia il Monte Reventino che il Monte Mancuso, che altre piccole cime. E questo Reventino è il monte ai cui piedi siamo noi ora. Voi pensate che il Reventino veniva chiamato una volta la montagna magica e pensate che il Reventino, prova a guardarmi, brava, il Reventino aveva nessuna città sulle sue pendici. Fino al 1500 non c'era un solo agglomerato urbano su tutto il Reventino. Era come una montagna inesplorata. Uno studio di un tedesco ha stabilito, è un geologo, è una teoria di un geologo, che il Reventino per traslazione, il massiccio del Reventino, per traslazione, nel corso dei millenni, geologicamente sia partito come coda delle Alpi. Se voi sapete dove sono le Alpi, lo sapete dove sono le Alpi, e come una mollica si è andata ad incastrare tra la Sila
e l'Aspromonte. Quindi noi presumibilmente siamo su un pezzetto di Alpi, anche la vegetazione, i tipi di animali che sono presenti su questo massiccio fanno parte di una la flora e la fauna, di una flora e fauna che non è delle nostre parti. Ma questo è un altro discorso. No. Perché una montagna magica il Reventino? Ve lo voglio dire brevemente. È una montagna magica il Reventino, perché era inesplorata e perché dal borgo da cui siete salite la gran parte, 50 su 70, sono salite a piedi, da questo borgo praticamente il Reventino era praticamente visto come la montagna verdissima e dorata, da cui la notte venivano fuori le fate, venivano fuori proprio da qui, da dove siamo noi ora, dal bosco delle fate. Venivano fuori per fare cosa le fate? Erano questi esseri sovrannaturali, per dare conforto, per aiutare, per dare aiuto anche materiale alle famiglie più povere. Poi ce n'era una ragazza che venne, come dire, lasciata invece che dalle suore appena nata, venne lasciata alle fate, così come avveniva un tempo quando nascevano figli illegittimi, venivano date alle fate e questa ragazza si chiamava Gelsomina per l'appunto. La storia di Gelsomina non ve la racconterò, non vi racconterò la storia delle fate e di tutto questo. Quello di cui voglio parlarvi di tutto. Dove nasce la scrittura? La scrittura nasce per ciò che riguarda la parte, diciamo, europea, indoeuropea, nasce tra 5 e 7.000 anni fa nella Mesopotamia e non nasce per scrivere, contrariamente a quanto uno pensa. La scrittura non nasce per scrivere. La scrittura nasce tra i Sumeri per fare di conto, per fare delle liste, degli elenchi di cose di beni, di proprietà, di valori. Quindi loro avevano necessità di fissare in qualche modo come il valore di una pecora, per esempio il pecoraio, dovesse essere corrisposto con un controvalore di mele, di frutta o di qualsiasi altro bene materiale. E fissavano questi canoni. Li fissavano mediante questa scrittura cuneiforme, non so se ne avete sentito parlare, se l'avete studiato o cosa. Tutto ciò che non è fare una lista, fare un elenco, tutto ciò che non è fare di conto è in realtà scrittura creativa, cioè è una scrittura che viene creata per esprimere qualche sentimento. Come avveniva questo? Avvenne per la prima volta perché sempre i Sumeri avevano necessità di descrivere quali fossero i loro dei e le lotte che avvenivano tra gli dei. Quindi nasce il primo scritto che non è fare di conto e non è fare una lista. Questo primo poema viene chiamato cosmogonico, una cosmogonia religiosa, e si chiama Enuma Elish, che sono le prime due parole scritte di questo poema, che significa
quando nella storia e guerre tra re. Il secondo dei racconti invece, che è arrivato fino ai giorni nostri, è un racconto straordinario. È straordinario per tanti motivi, ve li voglio dire, brevemente, non perdete l'attenzione. È il racconto di un re, sempre sumero, un re che durante la sua vita ha incontrato dei, ha incontrato altri re, ha fatto delle guerre, ha vinto delle guerre, ne ha perso, ha avuto una grande storia di amicizia con un suo ex nemico, che poi è diventato il suo migliore amico. Un suo migliore amico che poi morì e che lui andò fino in inferno per andarsela a prendere. Questa si chiama le avventure di Gilgamesh. In realtà viene conosciuto come Shanagimuru. Anche queste sono le prime parole del poema. Questo qui non si tratta più di un poema cosmogomico, si chiama poema epico. Ed le prime parole significano colui che tutto vide, perché parla proprio di quest'uomo, un uomo che vide tutto. Parla addirittura, figuratevi, del diluvio universale, prima che ne parlasse la Bibbia. Questo poema è andato smarrito, però la storia di Gilgamesh ha continuato ad esistere e c'erano queste persone, questi vecchi, allora i racconti si trasmettevano non solo tramite scrittura, si trasmettevano oralmente, quindi c'era un Aedo, così si chiamavano, un Aedo che parlava e parlava a tutti quanti come sto facendo ora io, ma raccontava le storie di questa sia della cosmogonia che di questo poema epico. Soprattutto di questo poema epico di Gilgamesh ne parlava in maniera tale che si appassionavano tutti quanti e la memoria di questo Gilgamesh rimaneva viva. E lui poi trasmetteva a un suo discepolo questa sapienza. E questa sapienza, cioè questo racconto, è rimasto vivo e inalterato, trasmesso da un Aedo all'altro, fino al 1800, quando avvenne una cosa straordinaria. Nei pressi di Ninive, sempre nel Medio Oriente, vennero ritrovate delle tavolette di argilla, quelle dove si scolpivano cuneiformemente le parole, che raccontavano di questo racconto perduto. Parlavano proprio delle avventure di Gilgamesh. Queste tavolette ora sono conservate nella biblioteca di Ninive e sono la straordinaria testimonianza di come la conoscenza venga trasmessa tra gli uomini in maniera così continua, da generazione in generazione. Pensate, erano passati 6.000 anni, 5.000 anni e le stesse parole sono state trovate su queste tavolette. È una cosa straordinaria anche questa. Questa è l'origine della narrazione, in realtà, come si è originata la narrazione. Però non è la sola origine della narrazione. Io vi ho detto che avrei parlato un pochino della vostra età, dicendovi che la vostra età, che a voi sembra così sfortunata, così complicata, a volte, non quando state assieme, quando state soli, nelle vostre camere, a pensare come affrontare una vita che in qualche modo state scoprendo, state incominciando a dover affrontare, quando avete delle difficoltà che non riuscite a tenere a bada e non sapete come fare. Questa vita, cioè questa vostra, in questo momento, è
la migliore che voi avrete, perché è piena di possibilità. C'è voi in questo momento, avete tutte le possibilità davanti a voi. Voi potete fare tutto, tranne arrampicarti sull'albero. Potete fare tutto, potete fare di tutto, potrete diventare qualsiasi cosa. E voi ora avete questa età e non ve ne rendete conto. Lo saprete poi in seguito. Ci sarà sicuramente una gran parte di voi che scrivono, io di questo sono certo, che scrivono non per mostrarla ad altri, ma scrivono per se stessi, scrivono per capire chi sono loro stessi, scrivono per esprimere in qualche modo, magari qualcun altro preferirà disegnare, qualcun altro ancora preferirà suonare, ma tutti abbiamo bisogno di esprimerci. Io sono certo che in mezzo a voi ci sono tanti ragazzi che hanno questa esigenza di scrivere. Quindi l'origine e l'altra origine della narrazione siete proprio voi. Siete proprio voi. Vorrei farvi sapere che questo è un primo incontro conoscitivo. Serviva per farvi fare una passeggiata, serviva per farvi fare due passeggiate, una all'interno del bosco e una all'interno di voi stessi, se foste riusciti e se ci siete riusciti. Ci sarà un altro incontro che sarà nonno, come dire, non vi libererà dal vostro orario scolastico, sarà fatto in un orario non scolastico, quindi verranno un quarto, un decimo di voi, ne verranno pochi di voi e sarà fatto all'interno del mulino delle fate. E sarà un incontro diverso da questo, un incontro in cui parleremo poi di scrittura in maniera più compiuta, in un modo in cui non si può fare naturalmente in mezzo a un bosco. Ma in mezzo a questo bosco io vorrei che voi aveste raccolto questa e che vi portaste a casa questa esperienza, quella di riuscire ad essere sempre più spesso e sempre più che potete presenti a voi stessi. Non vivete la vita meccanicamente, non fate le cose perché le dovete fare. Voi sapete come si guida un motorino? Io immagino di sì, la gran parte, una bicicletta. Voi all'inizio fate attenzione ad accelerare, pensate all'azione del frenare, pensate all'azione del pedalare, però poi in seguito tutte queste azioni verranno a voi meccanicamente, automaticamente. Lo farete senza dover pensare a nulla. Il frenare, l'accelerare, il mettere il piede a terra. Le farete, così è la vita, così ci conduciamo tutti quanti. Sono pochi i momenti in cui noi siamo presenti dentro noi stessi. Io mi auguro che voi lo siate più a lungo possibile e più spesso che potete. E mi auguro anche che voi agganciate le possibilità che in questo momento avete tutte davanti a voi aperte. Uno dei modi di poterlo fare, ed è l'ultima cosa che vi dico in quest'oggi, è quello di leggere. Per quanto strano vi possa sembrare, la lettura è l'unica vostra vera ricchezza. La lettura è l'unica vostra vera ricchezza. Non sto dicendolo per dire, scusami, concentrati, non lo sto dicendo per dire, lo sto dicendo perché è una cosa vera. Vorrei che te lo ricordassi. La lettura, ciò che imparerai leggendo, sarà la tua sola, unica ricchezza. Non ne avrai una più personale. Potrai fare pure i miliardi,
ma i tuoi miliardi potranno essere portati via in un secondo. Ciò che imparerai non ti sarà portato via mai. Ciò che imparerai leggendo, apprendendo, capendo, ciò che imparerai leggendo sarà tuo per sempre. Per sempre. Non ci sarà un ladro capace di rubartelo. Questo è quello che vorrei che vi portaste a casa oggi. Grazie. Grazie. Io applaudo a voi. Grazie. È stato un piacere avervi qua. Spero di potervi rincontrare. Ora vorrei... Mi affido completamente alla tua capacità di restare in questo scontro. Non importa quanto io discuta, non importa quanto io mi lamenti, non importa quanto io mi chiuda nel mio silenzio. Per favore, tieni stretto l'altro capo della fune. Sappi che stai facendo il lavoro più importante che qualcuno possa mai fare per me in questo momento.